Quei chiletti di troppo ti pesavano e hai deciso di metterti a dieta, ma via via hai perso la motivazione? Sei quindi a dieta ma non riesci a rispettarla? Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi vorrei darti 10 semplici consigli per poter affrontare e soprattutto portare avanti la tua dieta. Il primo. Renditi conto che non esiste né il successo assoluto e né tantomeno esiste il fallimento assoluto. Sì, devi cercare di rispettare la tua dieta, ma essere troppo rigidi non aiuta. Se hai trasgredito non vuol dire che la tua dieta stia fallendo, anzi, pensare questo ti porterebbe a mangiare altro cibo. Vivi invece questo piccolo fallimento per quello che è, un piccolo inciampo sulla tua strada e ricomincia a seguire la tua dieta. Secondo consiglio, ricorda che i tuoi pensieri influenzano le tue emozioni. Se hai una visione negativa di te stessa e del tuo corpo, questo renderà ancora più difficile seguire la tua dieta. Migliora la tua autostima, allontanando i pensieri negativi. Questo ti aiuterà. Terzo, lo stress è nemico della dieta ed evitare lo stress può essere difficile. Quello che puoi fare è individuare quali siano i fattori che lo scatenano e cercare di evitarli, ma anche eseguire delle pratiche che ti aiutino nel rilassamento. Troverai in descrizione di questo video alcuni link di argomenti che ho già trattato relativi al rilassamento con degli esercizi veri e propri. Quarto consiglio. Tieni un diario alimentare e inserisci non solo quello che mangi, ma anche quando. Questo ti aiuterà a capire quali sono le situazioni che ti portano a trasgredire, così da porvi rimedio e almeno minimizzare i danni. Quinto, ascoltati e poni attenzione proprio ai messaggi che ti mandi. Ripetersi sono grassa, sono fuori forma e cose simili sono messaggi che minano la tua autostima e ti rendono poi più difficile seguire un regime alimentare sano. Sostituisci invece questi pensieri negativi con pensieri positivi, come per esempio sto migliorando, oggi ho mangiato veramente bene e mi sento veramente ok. Sesto consiglio, combatti la noia. La noia porta ad assumere cibo. Ti stai annoiando? Ecco uno spuntino che ti aiuterà a distrarti. Cosa puoi fare invece? Sostituisci questo spuntino con un'attività. Tieniti impegnata magari facendo una passeggiata, leggendo un libro o facendo un esercizio di rilassamento. Questo sarà sempre utile. Settimo consiglio, non tenere in frigorifero o in dispensa cibi pronti al consumo e cibi che ti sembra che ti diano un immediato conforto. Sembra un consiglio banale, ma avere a portata di mano, quando magari ci si sente depressi, del cibo pronto e magari anche molto piacevole, porta a mangiarlo più facilmente e nella mia esperienza molte diete falliscono proprio per questo. Se invece il cibo lo devi cucinare, hai più tempo per riflettere e magari anche di lasciare perdere. Ottavo consiglio. Benché mangiare in compagnia sia sicuramente piacevole, purtroppo il fatto di stare con gli altri può spingerti a mangiare un po' di più. Questo non vuol dire che devi rinunciare alla tua vita sociale, anzi, se mangi a casa con gli amici o con la famiglia, porti in tavola per te la tua specifica porzione. Questo ti permetterà di goderti la compagnia e di non dover controllare quanto mangi. Se invece sei al ristorante, guarda il menù e fai una scelta oculata. Ci saranno sicuramente tanti piatti che puoi mangiare senza che questo o che questi influenzino negativamente la dieta che stai portando avanti. Nono consiglio, comincia a pensare a te stessa come una persona che mangia sano. Vedere te stessa in questa ottica cambierà il tuo modo di pensare e soprattutto di pensarti, così che questo infine cambierà anche la tua sfera emozionale. Decimo e ultimo consiglio, infine, il supporto della famiglia e degli amici ti sarà particolarmente utile, dandoti motivazione e sostegno. Sì,
Seguire una dieta e cambiare il modo di vedersi e anche di pensarsi non è per niente facile. Sicuramente ci saranno intoppi e cadute, ma questo non deve farti desistere. Ce la puoi fare, non mollare. Ciao, a presto!